Ciao a tutti, Svezia on the road, giorno 10, ci siamo svegliati di fronte a questo lago bellissimo, siamo nell'isolotto di Anderson, c'è una riserva naturale, abbiamo dormito qua, bellissimo, ieri abbiamo fatto la griglia, adesso ci facciamo una bella passeggiata nel bosco, come piace a noi, e poi con calma facciamo benzina nella città di Östersund che è qui vicino, carichiamo, scarichiamo, insomma facciamo tutte le operazioni necessarie per essere autonomi con bagno, acqua eccetera, e poi proseguiamo verso nord. L'idea è di arrivare entro 3 giorni con calma fino ad Abisko, quindi superare il circolo polare artico e poi tornare dalla costa est, quindi farci tutta la costa di mare. Vediamo un po' come andrà in divenire. Devo dire che nonostante Cheyenne ci abbia fatto perdere 10 anni di vita l'altro giorno, qualche pioggia giorni passati, insomma ci stiamo organizzando bene, anche in 6 stiamo trovando i nostri spazi in ronzi 5,40. Certo, ci sono dei momenti in cui facciamo più fatica, dei momenti in cui scleriamo un po', però in linea di massima stiamo trovando veramente la quadra e quindi sono davvero contento, perché viaggiare così è bello, è davvero bello, ti dà una libertà notevole, prendiamo, ci fermiamo dove vogliamo, mangiamo, ripartiamo, camminiamo, esploriamo. Questo è proprio lo stile di viaggio che ci piace ed è onestamente quello che voglio che i nostri figli respirino per crescere con la mente aperta. Poi magari diventeranno dei cittadini modello, cioè saranno in appartamento chiusi dentro, non lo so, però noi cerchiamo di seminare il meglio possibile e poi si vedrà che pianta fiorirà. Ovunque voi siate, ovunque voi stiate andando, vi auguro una buona giornata e buona strada. A dopo! Eccoci a Östersund, questa è una città grossa, siamo al bordo lago perché Dani ha visto una pump track che adesso vi faremo vedere. Qua al bordo lago ci sono tutti gli attrezzi per fare ginnastica, tutta una ciclabile intorno al lago, molto molto bello. Ecco, la municipalità di Östersund ti consiglia di tenere un ace di distanza tra una persona e l'altra, in questo modo con il virus uno è sicuro, non si prende il Covid. Fantastico. Rieccoci, ciao, sulla strada di nuovo in direzione nord. Novità della giornata, non funziona più il navigatore,
Ora tutto il computerino di bordo funziona, collegamento col telefono, insomma funziona tutto, tranne il navigatore, morto completamente. Quindi adesso abbiamo provato a spegnere, riavviare, togliere la schedina, la schedina del navigatore, niente, non dà segni di vita. Quindi andiamo a casaccio. Andiamo a casaccio, no, vabbè, fortunatamente abbiamo il telefono, però insomma il navigatore è un po' più comodo, perché mentre seguiamo il navigatore magari Michela sul telefono guarda dei posti su Fortnite piuttosto che altre cose da cercare, quindi è uno strumento utile. Se non c'è, insomma, si fa lo stesso, però un po' più menoso. Adesso mi segnala anche Ronzi che gli manca la D-Blu, quindi appena c'è un'area sosta ci fermiamo, mettiamo la D-Blu, stacchiamo completamente il navigatore, proviamo a staccare proprio i collegamenti e vediamo di riavviarlo nella maniera quella a mio cugino, che sempre funziona di solito, speriamo che funzioni anche in questo caso. Inconvenienti della strada, ma noi andiamo avanti lo stesso, perché non sono queste le cose gravi della vita. Ciao! Ciao a tutti, siamo arrivati al nostro spot serale. Siamo finalmente entrati in Lapponia, incredibile, mi fa strano dire Lapponia, perché è una cosa che uno ha, almeno io avevo nell'immaginario mio, rappresentava una terra di confine estrema, e vabbè, chiaramente non è inverno, quindi non c'è niente di estremo, ma solo il fatto di essere entrato qui mi riempie di soddisfazione. Adesso ci siamo sistemati in questo posto, di per sé è sempre a bordo degli innumerevoli laghi che si incontrano, molto bello. Siamo arrivati un po' tardi, quindi diciamo che i posti migliori sono già andati, stati presi da altri van. Ovviamente noi non siamo gente come succede con alcuni camperisti che ti si piazzano praticamente attaccati, quindi ci siamo ritagliati il nostro posticino un po' più defilati, in modo da non dar fastidio a nessuno, da lasciare a ognuno il proprio spazio e la sua privacy, perché così vorremmo per noi, e quindi stessa cosa facciamo nei confronti degli altri. Però il posto è bellissimo e ce lo godiamo. Adesso Dani se la gode un po' meno perché deve fare un po' di compiti di matematica, però ci sta, fa anche quello parte del tutto. E buona serata a tutti. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Io sono Daniela Arcua e oggi faremo niente, praticamente stiamo svuotando il water perché era pieno. Poi andiamo in questo parco nazionale che si chiama qualcosa, non me lo ricordo, e mancano 3 ore e 7 minuti e poi stiamo lì e dobbiamo anche andare a fare la spesa. Ciao! Aggiornamenti dalla Lapponia. È sparita la strada. È sparita la strada improvvisamente dei lavori. Stiamo proseguendo verso nord. A passo d'uomo. Sì, vabbè, però adesso dovrebbe ricomparirà prima o poi. Ok, fermi. Da notare che qua ci sono tutti i cartelli col fondo giallo, perché sicuramente d'inverno hanno una visibilità, quando qua c'è tutto ghiaccio, non si vede niente, buio, oppure insomma non distingui il sopra dal sotto, sono sicuramente più visibili, quindi è una
E poi abbiamo visto le piste per le motoslitte. Sì, sì, ci sono ai bordi della strada delle X, diciamo, rosse che segnano la pista della motoslitta. Ecco, adesso qua superiamo il camion che sta facendo. Cosa sta facendo? Proprio. Stanno facendo un sacco di lavori sulle strade, probabilmente approfittando delle giornate con luce, perché poi probabilmente fra un paio di mesi sarà di nuovo buio. Immagino che d'inverno comunque tra neve, ghiaccio e tutto, comunque le strade si deteriorino, insomma, quindi comunque hanno bisogno di una manutenzione più... maggiore manutenzione. Tra l'altro non siamo riusciti a filmarle, ma abbiamo appena incontrato a bordo strada delle renne con dei palchi enormi, sembravano proprio quelli di Babbo Natale. Era Fulmine e gli altri non me li ricordo. Mi ricordo Neanche io, un po' come i 7 nani, chi se le ricorda le renne di Babbo Natale? Esatto. Bene, dai, si prosegue. No, ma comunque stavamo andando verso il chiaro, questa è la cosa fondamentale, l'importante è crederci. Qualche nuvola di passaggio. E che ci siamo, stiamo uscendo dal nuvolone. Ecco, siamo in quest'area bellissima. C'è questo ponte, poi di là ci sono tutti i tavoli in legno, cestini e casottino per l'acqua e i bagni. Veramente c'è tutto, rari ma forniti. Ed ecco qua Michela e Daniel nella preparazione difficilissima del ramen istantaneo. In bustina. Vabbè, d'altronde piove a dirotto. Adesso si è fermata un attimo la pioggia. Siamo in un'area sosta, tra l'altro bellissima. Sono rare qui in Lapponia le aree, però tavoli, picnic, fiori. Intanto Cheyenne... No! Cheyenne voleva... Mettersi a tavola. No alle prese col super ramen. Vai Noah. Adesso no, però un po' lo devi mangiare. Tra l'altro non ci siamo accorti, ma è tipo ultra piccante, che a me piace, ma che io no un po' meno. Vai Noah. Ok, dopo una bella giornata di pioggia fitta, ma tanto abbiamo guidato tra strade rotte, pezzi di asfalto che mancavano, siamo arrivati a Jokkmokk, quasi a destinazione, ormai mancano una trentina di chilometri allo spot che abbiamo scelto, arriva uno dei milionesimi di laghi che ci sono qua. Finalmente è uscito un bellissimo sole, adesso ci siamo fermati a fare benzina, perché qui diciamo che è un po' più raro incontrare benzinai e aree di servizio, quindi è sempre meglio non rimanere mai tirati. Abbiamo riempito l'acqua, abbiamo svuotato il water, perché sti qua, adesso lo dico da solo perché non mi sente nessuno, scacazzano che è un piacere. Io cerco di farla nei bar, nei supermercati, insomma nei luoghi pubblici, per allungare un po' la durata, loro invece ci danno dentro. Vabbè, ma giusto così, ce l'abbiamo. Adesso Michele e Daniel sono andati a fare un po' di spesa, acqua, cose semplici che ci mancano, cose fresche più che altro, e poi raggiungiamo lo spot. È uscito il sole, sembra che sarà bello anche fino a stasera, considerando il fatto che qua buio viene dopo le 23, ce la godiamo.
Eccoci arrivati al nostro spot bellissimo, tutto per noi. C'è qualche camper e roulotte ma sono già di lato più lontano, quindi abbiamo questo angolino tutto per noi, proprio vista lago. Dalle finestre del portellone posteriore vediamo il lago, c'è un po' di vento, bellissimo. Abbiamo qua già pronto un circle fire, spettacolo. Adesso ci sistemiamo, birretta di fine tappa e relax. Allora, l'aperitivo di stasera prevede queste focaccine Polar Polare, sono delle focaccine via di mezzo tra il pane e la focaccia, questa insalata di cetrioli e porri, quindi altamente digeribile, e una birrozza Falcon che Michele ha preso, ma a me piace più l'altra, però è buona anche questa. Ma c'era anche quella extra lager, ma Extra, non volevo no, usare. no, poi io non ce la faccio, 3 gradi e mezzo per me sono troppo. Ma era 3 gradi e mezzo anche la extra. Adesso è pronto, aspetta. Oh, eccoci qua in Lapponia a mangiare la pasta cacio e pepe con il tofu e le zucchine di contorno. Buona, buona. Tira un bel vento stasera, quindi in realtà c'è un bel sole, ma col vento la temperatura percepita è un po' più bassina. Mi sa che stasera staremo tutti dentro al furgone, belli vicini con i cani, A raccontarci a qualcosa. raccontarci delle storie, dell'orrore. No, bello qua ragazzi, sembra, c'è un'aria proprio di frontiera, è un'aria di zona remota, sarà l'immaginario, ma è così, è molto bella. Domani andiamo a vedere questo parco Muddus, mi sembra che si chiami, vediamo un po' com'è, un parco naturale, ne parlano molto bene, ci sono dei sentieri, cascate, gole, vediamo. Intanto adesso ci riempiamo la pancia. Ciao a tutti, buona serata! Ehi, Andrea! Oh, guardavo, stavo terrorizzando. Ma non si fa! Sono un bircione, Tutte te le ha viste! No, ma io in realtà... Così! In realtà volevo vedere se usciva il +2 perché era la fine. Ancora gliele fai vedere! Adesso non mi interessa più, volevo solo vedere se era il +2. E intanto guardo Ma te